Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna e Venere in Gemelli solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti accadrà nell'amore nei prossimi giorni. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Ok, andiamo a vedere. Partiamo con una carta guida. Gemelli. Sentirsi un po' esclusi da qualcuno, o tu stai escludendo qualcuno, o c'è una sensazione di mancanza, di non sentirsi scelti. O sei tu che stai sentendo questa percezione di non sentirti scelta o scelto da qualcuno o dall'amore stesso, oppure c'è qualcuno che si sente così rispetto a te. 10 di coppe, sì, come se non ti sentissi scelta per la grande felicità o scelta da qualcuno, come se ti sentissi un po' esclusa o escluso. Questa è la sensazione iniziale. Vediamo cosa ci raccontano però, come si evolve. Può essere la situazione di partenza, no? Vediamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Gemelli, amore, prossimi giorni. Infatti vedo una situazione di sospensione. L'eremita, l'appeso, stai vivendo un momento di grande profondità tu, Mi parla di solitudine queste due carte, ma di una solitudine magari forzata che sta lavorando dentro di te affinché tu cambi prospettiva dell'amore, affinché tu ti dia in modo incondizionato agli eventi della vita che, come vi insegno sempre, sono enti, entità, spiriti, dei. Tutto ciò che ci accade, comprensivo di questi eventi, che sono carte di grande trasformazione interiore, in questo caso percepire quel senso di alleanza alla propria solitudine, che è alleanza al proprio vuoto, che non è il nulla, ma è il vuoto da cui si creano le possibilità amorose, no? Fare spazio, fare vuoto. È questo che ti sta insegnando la carta dell'appeso. Magari può esserci un fermo con qualcuno, stai pensando al tuo passato, o c'è il fermo nell'amore, stai rimuginando su sensazioni passate dove ti sei sentita o sentito escluso. La vita ti sta chiedendo però col taglio dell'appeso un cambio di prospettiva delle cose. Adesso andiamo a vedere cosa ci accade. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo l'appeso, il giudizio, la regina di spade, il mondo. Queste carte mi stanno parlando di una chiusura di cicli che c'è stata nella tua vita, a più livelli, che ti ha messo nella posizione di dover prendere delle decisioni corrette per la tua anima una volta per tutte, sia nella tua vita amorosa sia nella tua vita in generale. E adesso è come se l'appeso mi dice che esternamente ci possono essere dei blocchi, delle sensazioni in cui ti senti ferma o fermo, perché la vita sta lavorando per te in base alle scelte che hai fatto di seguire, scelte che magari a cui non avevi ancora risposto, delle risposte delle chiamate dell'anima a cui ancora non avevi risposto, e con delle ferite, con delle sensazioni di disagio, tu hai finalmente risposto alla chiamata dell'anima. La chiamata dell'anima è quella che ti porta a cambiare prospettiva rispetto agli eventi della tua vita. Ora è una grande trasformazione questa, vediamo cosa accade in amore. Ci hanno un po' descritto il quadro generale. Energia attuale, amore, cosa accade? Gemelli. 5 di coppe, 5-5, stiamo affrontando un grande cambiamento.
Probabilmente stai sentendo un senso di perdita in questo momento o stai avendo a che fare con la dolce tristezza, dolce malinconia, che se tu le riesci a incarnare perfettamente diventeranno le tue più potenti alleate per farti sperimentare delle gioie inenarrabili, come vi insegno sempre nella pratica dell'estasi sciamanica. Quindi abbiamo una sensazione di questo tipo. Al positivo cosa arriva? Al positivo arriva un incontro, paggio i denari. Il paggio i denari mi parla di un incontro reale, facciamo questo, ci vediamo in quel posto, andiamo lì. C'è un incontro, una nuova opportunità per te. Il blocco qual è? Forse è troppo tempo, è come se avessi un po', il sette di denari mi parla dell'attesa, no? È come se non arrivasse mai quella cosa che vuoi, o sei un po' agitato per l'attesa di un amore che ti appartiene, che ti corrisponda. Ci può essere un po' di agitazione per l'attesa, oppure una certa procrastinazione sull'attesa. Vediamo che è successo qua. Si è chiuso un grande ciclo qua, 10 di spade, 2 di spade. Qua c'è stata la chiusura di una relazione molto dolorosa questa chiusura. Qualcosa si è concluso ed è come se adesso stessi elaborando il lutto emotivo di questa cosa. Magari può essere che è successa poco tempo fa, un anno fa, capito che voglio dire? È come se stessi elaborando questo lutto emotivo, o qualcosa si è concluso e stessi elaborando questa chiusura facendo i conti con le grandi idee che sono le emozioni più potenti, dolce tristezza e dolce malinconia. Ma qua c'è un invito, paggio ai denari, le cose cambiano al tuo positivo. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. E qua c'è una torre, un cavaliere di coppe, caspita, la forza, si ribalta tutto. Ti ho raccontato adesso di questa sensazione ctonia, sotterranea, profonda, si ribalta tutto. Allora, la torre mi parla di un grande cambio, il cambio è relativo soprattutto al tuo vecchio modo di amare, alla rottura di una situazione ormai insostenibile. Può essere un tuo modo di amare, un tuo approcciarti agli eventi o un approcciarsi agli eventi da parte di qualcun altro. Crolla tutto. Un evento che crolla, qualcosa che crolla, che si distrugge per liberare lo spazio a questo cavaliere di coppe con la forza. C'è un invito d'amore in concreto e la voglia di darsi al rapporto. Per alcuni di voi è il recupero di una connessione, con la forza che mi parla di recuperare, o il coraggio di recuperare, oppure è il fatto che tu ti dai a un nuovo inizio rispetto a una relazione che si è conclusa, c'è molto dramma qui, dici vaffancapo, per non dire un'altra parolaccia, con la torre, basta, vado a questo invito che mi si propone, ho il coraggio di darmi a questo nuovo invito d'amore, perché sono stanca dell'attesa, di attendere qualcosa che non torna come la mia mente razionale avrebbe voluto. Ok, vediamo cosa ci dicono le specifiche. Cinque di coppe, paggio di denari, paggio di denari. Per alcuni di voi è una persona che si pente, per alcuni di voi, l'invito c'è. E se è una persona nuova o comunque sia qualsiasi cosa, io vedo che nel tuo campo energetico c'è il 5 di coppe e il 5 di denari l'appeso, no? Quindi nella misura in cui tu accetti questo invito, questa proposta che arriva, lo ripetono 2 volte, è come se dovessi fare comunque i conti con quell'emozione sotterranea, profonda, affinché questa relazione o questo incontro possa essere proficuo, va bene? Magari una persona nuova che ti riporta delle vecchie emozioni. Paggio ai denari, questo paggio. Non c'è dubbio, qua vedo un incontro e anche una stabilità ritrovata.
Il 4 di bastoni è un incontro, è anche la celebrazione di qualcosa che avviene con questo incontro. Il 4 di bastoni è la conquista di una stabilità ritrovata e di questo incontro, come se si fosse costruito il pavimento e sopra celebri, capito? Cioè è il successo conseguito, un incontro conseguito con successo. 7 di denari al blocco. Qual è il blocco? 9 di spade, preoccupazioni riguardanti l'attesa, preoccupazioni riguardanti le attese che hai potuto vivere in amore. 2 di spade, 10 di spade. Regina di denari, si è rotta una relazione ufficiale qua, importante, che si doveva rompere o comunque si è chiuso un ciclo di ufficialità o qualcosa qui, oppure a livello di situazioni pragmatiche di vita è successo qualcosa qui che ti ha portato adesso a confrontarti con emozioni più profonde. Fammene mettere un'altra ancora. 2 di spade, 10 di spade, 4 di spade. È come se hai avuto un tempo di fermo in cui ti sei confrontata o ti stai confrontando ancora con delle emozioni molto sotterranee, o la chiusura di una relazione e l'amore era in pausa, o situazioni altro dall'amore che ti hanno dato preoccupazioni, questioni riguardanti la casa, la famiglia. Si è chiuso comunque qualcosa di importante qua. Vediamo anche lavorativamente parlando, può esserci stato un momento di chiusura in qualcosa, quella stabilità lavorativa che necessitavi affinché tu ti possa sentire più stabile, no? Anche a livello emotivo. Vediamo la torre, cosa accade qui? La torre. 10 di coppe. Per alcuni di voi siete voi che non tergiversate più in una relazione, non cercate più di aggiustarla, cioè, allora, per alcuni di voi che lasciano completamente anche il ricordo di una relazione o stare appesi in una relazione, siete voi che rompete in una situazione che non è più appagante a livello emotivo. Con la regina di bastoni qua, cioè prendete in mano le redini della vostra vita e rompete con una situazione che non è più appagante per la vostra vita, che situazione che anche magari non ci state insieme, ok? Ma è il ricordo di quella situazione lì che vi tiene appese o appesi, dando la prerogativa a questo nuovo incontro qui. Per alcuni di voi è così, perché è troppo attesa con una situazione precedente, eccetera. Cavaliere di coppe. 10 di bastoni. C'è questo invito perché ci si libera da alcuni pesi, o qualcuno si libera da alcuni pesi facendo questo invito a te, oppure sei tu che ti liberi dai pesi e vai comunque a questo incontro. La forza. Paggio di coppe. Qua c'è un corteggiamento, la voglia di recuperare il rapporto da parte di qualcuno, corteggiamento con una persona che apre finalmente il suo cuore, dando questo incontro. Nonostante un po' di remore, un po' di agitazione da parte tua, tu accetti questo invito, questo vedo. E cosa ti dice questa persona? Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. O in una relazione tu hai dato tanto, non hai ricevuto altrettanto, avendo momenti interminabili di attese, questo crolla, ok? E ci si apre a qualcosa di nuovo, o con la stessa o con un'altra persona. Vediamo cosa ti dice questa persona. Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Rispetto all'energia che ho visto qui, questa è più una carta che riguarda te, no? Che magari c'è stato un dolore profondissimo qua, io te lo ripeto. E questa carta mi parla del fatto che qualcuno si chiede quando si arriva alla grande felicità e l'altra persona risponde: tu vivi il momento presente, perché è il momento presente che costruisce quella felicità futura, e quindi di non alimentare il rumorio della mente che ti spara sempre nel futuro, ma piuttosto vivete il presente. E questo è ciò che tu dirai: mi vivo questo presente, ok? Cos'altro?
Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E qua una separazione c'è, ci sarà o c'è già stata. E qualcuno si ritrova innamorato di te. Ok, ancora l'ultima. Mi fai perdere il controllo. Questa persona non usa la testa, usa il cuore, perché c'è il paggio di coppe, e il coraggio, no? La forza e il coraggio, usa il cuore. Il coraggio viene dal latino cor cordis, corabeo, avere cuore. Quindi mi fai perdere il controllo della mente razionale perché io apro il cuore nei tuoi confronti. Molto molto bella, molto bello. Vediamo adesso cosa ti dicono queste. Anzi, mettiamoci l'ultima di queste. E infatti, guarda, cioè questo stava a fondo mazzo prima. Non ti sentirai più escluso, escluso. Qua vivrai una grande gioia, un grande appagamento emotivo. Il 10 di coppe lo abbiamo anche qui. Cos'è che crolla qua? Una falsa felicità per darti la vera. Ora che questa falsa felicità crolli con un atteggiamento che crolla, con una rottura, una chiusura, un qualcosa di boom, è liberatorio perché ti arriva la vera felicità basata su valori autentici. Ok? Vediamo cosa ti dicono queste altre. E sono saltate da sole. Segni e indizi. L'universo ti sta parlando, riceverai dei segnali in merito a quello che ti ho detto, anche se ti trovi in una condizione un po' di deficitaria a livello emotivo, avrai questi segni e gli indizi di quello che ti ho detto, e questo è un amore duraturo, questo è il tuo vero amore. Riceverai gli indizi che questa persona è il tuo vero amore. Mi ha ammutolito questa carta. Ok, non aggiungo altro, aggiungo solo queste altre due. Vediamo cosa ti dicono queste altre. Anzi, siccome qua ho visto delle criticità che si risolvono, ma voglio vedere se queste carte mi aggiungono dell'altro. Criticità iniziali che poi si risolvono. Ci sono delle bugie, o vengono a galla delle bugie con questa torre qui, bugie sull'unione familiare o bugie su qualcosa, e poi subito dopo c'è un salto in avanti. Vengono o delle bugie proprio intese bugie in quel senso, oppure una, come ti ho detto prima, una falsa felicità basata su dei valori o su una struttura di sabbia, perché basata su delle maschere di non autenticità. Questo che viene fuori, no? Ok. Cos'altro? E poi i tuoi dubbi e timori sono infondati. Laddove ti vengono dei dubbi e dei timori, perché magari hai atteso la realizzazione di un certo amore non si è avverato così come volevi tu, ma con questa persona, amore duraturo, i tuoi dubbi e timori sono infondati, non devi avere più alcun dubbio. Vediamo cos'altro dicono queste. Ripulire, si fa pulizia. Cadono le maschere. A dire il vero, questa persona dirà la verità, non mente, cadono le maschere, sarà autentica. E cos'altro? È tempo di fare un sonnellino. Questa carta ha a che fare con soprattutto il riposare la mente, riposare finalmente la mente. Cosa viene dopo? Qui ed ora poi succede qualcosa. Io credo che per molti di voi questa triade abbia a che fare con quello che è già successo. Ripulire, si scopre la verità, la pausa, regina di denari, 4 di spade col 10 di spade lì, no? E qui ed ora è ciò che avviene da adesso in poi. Capito? Cos'altro? Il pensatore, quello che avverrà ti farà riflettere. Qua sei tu
a dover prendere una decisione, però con i tuoi tempi. Ricordati il mio oracolo che diceva: quanto manca alla vetta tu sai e non pensarci. Ti ho detto vivere il momento presente qui ed ora, e quel viverti quella cosa con questa persona ti farà pensare. Ti farà pensare a cosa? A una linea di pensiero che ti conduce a sperimentare questo amore duraturo. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grande in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!